Buongiorno, io sono Riccardo, bentornati nel mio laboratorio. Allora, oggi faremo la recensione e l'unboxing della saldatrice a filo della Parkside, modello PFDS 120 A2, quindi modello da 120 A, da 25 a 120 A. In uscita oggi per la prima volta, 11 luglio del 2019, al prezzo di 99 euro. Dovrebbe essere l'evoluzione o il miglioramento della saldatrice a filo senza gas della Parkside da 90 A che ho già recensito. Vediamo adesso di provarla, vediamo come si comporta. Questa non è mia, è di un mio vicino di casa. Mi ha contattato lui stesso dicendomi che mi avrebbe dato a disposizione la sua saldatrice per poterla testare e fare quindi questa recensione, quindi lo ringrazio. Allora ragazzi, io aprirei direttamente la confezione, prima leggiamo l'etichetta, dopodiché la testiamo subito saldando dei pezzetti di metallo e vediamo il suo comportamento. Come sempre, prima di aprire la confezione, leggiamo l'etichetta riportata sulla confezione, quindi guardiamo le immagini e le illustrazioni che ci indicano le caratteristiche del prodotto. Allora, questa saldatrice lavora con una corrente di saldatura che va da 25 a 120 A, la tensione nominale è da 230 volt, mentre la tensione a vuoto è di 31. La classe di protezione è IP21S. In dotazione abbiamo degli accessori che sono il cavo di saldatura da 0,45 kg, un ugello del bruciatore montato, 4 bocchette di saldatura, una già montata con diversi diametri, una maschera per saldatore e un martello per saldatore con spazzola, quindi per rimuovere le scorie, anche se sulla saldatrice a fila scorie non se ne formano, si formano più le palline degli schizzi, più il libretto per le istruzioni per l'uso. Un cavo di 4 metri, 3 anni di garanzia. Poi vediamo lateralmente cosa è riportato. Da questa etichetta possiamo leggere che è un potente apparecchio compatto, funzionamento senza impiego di gas inerte, una corrente di saldatura regolabile in modo continuo e l'avanzamento del filo a 2 rotelle, regolabile a piacere per una saldatura rapida e continua, il raffreddamento a ventola e la protezione da sovraccarico mediante un controllo termico con una spia di controllo. 2 metri di filo per saldatura con bocchette di saldatura intercambiabili, come dicevamo poco fa, con diametro da 0,6, 0,8, 0,9 e 1 mm, una di queste già montate. Il cavo di massa è lungo 1,5 m ed ha un robusto morsetto, poi ha un robusto corpo in metallo con la cinghia da montare sopra per il trasporto. Le caratteristiche riguardanti la corrente elettrica l'abbiamo già letto, poi in dotazione abbiamo appunto il cavetto, come abbiamo letto poco fa. E basta, le stesse cose che sono scritte sulla parte frontale poi sono riportate anche su quella laterale, quindi possiamo aprire la confezione e vedere il prodotto da vicino. Taglio il nastro adesivo dell'imballo. Sulla parte alta c'è il libretto di istruzioni che, come ho detto più volte, va letto e poi conservato per poterlo consultare al momento del bisogno. Il vetrino, il manico della maschera, la spazzola con il martello di cui abbiamo parlato poco fa, con le setole metalliche, la maschera già formata, va solamente montato il vetro e attaccato poi l'impugnatura sulla parte frontale. È un imballo abbastanza protettivo. E allora, la prima cosa che voglio fare è guardare la parte interna di questa saldatrice, è la parte che mi incuriosisce di più, quindi voglio vedere se hanno apportato delle migliorie alle quali io tengo in modo particolare. La parte interna somiglia molto al modello da 90 A, però voglio vedere se hanno apportato la modifica alle rotelle. Ricorderete che sull'ultimo modello da 90 A le rotelle avevano una dentellatura che sul modello precedente non c'era e che ho dovuto creare io. Vi lascerò anzi il link nella descrizione e apparirà anche una scheda qua sopra dove potrete vedere questa modifica che ho realizzato, che mi ha aiutato tantissimo nella miglioria della stessa saldatrice. Allora, vediamo. No, questa rotella è liscia, quindi c'è il rischio, secondo me, che possa slittare come accadeva con il modello da 90 A. Questa cosa non mi piace perché sul modello da 90 A, l'ultimo modello da 90 A, era riportata una dentellatura. Vi lascerò poi un ingrandimento dell'immagine in cui si vedrà la dentellatura originale dell'ultimo modello da 90 A
mi chiedo perché su questa non ci sia. Comunque proseguiamo e vediamo il resto della macchina. Allora, questa è la bobina con già il filo in dotazione, che però è di una qualità sicuramente non eccellente, e quindi la rimuovo e inserisco la bobina di filo della Tailwind, che è di qualità superiore, e anche di questa vi lascerò il link in descrizione per poterla acquistare e poter montare quindi un cavo che sia superiore a quello che c'è in dotazione. Allora, volevo farvi notare che il modello da 90 A e il modello da 120 A sono praticamente identici. Cambia poco, se non la disposizione di alcune parti all'interno, per quel che riguarda il posizionamento degli ugelli e l'eventuale rotella su questo alloggiamento. Per il resto sono identici, stesso funzionamento, identico in tutto e per tutto. Quindi l'utilizzo allo stesso modo per quello che riguarda il montaggio della bobina, eccetera. Quindi vi faccio vedere come si monta la bobina. Il senso di svolgimento del cavo è in questo verso, infatti c'è la rotella indicata con una freccia da questa parte che ci mostra il senso di rotazione. Su questa rotella che abbiamo già visto senza dentellatura ci sono riportati i diametri del filo che possiamo mettere. Questo è 0,6, da qua invece da 0,8 ad 1 mm, quindi va posizionato con la misura verso l'alto. Si estrae il filo dal blocco che c'è sulla bobina, si inserisce, prima si mette il coperchio, si fa entrare il filo nell'altra estremità, si svolge leggermente per un poco, dopodiché si richiude in questo modo. Ok, va bene, in questo modo è già montato, possiamo chiudere il coperchio. Una delle differenze subito individuabili e percettibili è quella della variazione sul pannello del controllo della stessa saldatrice, che anziché funzionare con un sistema a tasti, funziona con un sistema a manopole, quindi con queste rotelle, sono delle rotelle libere, non si muovono a clic o comunque a scatti, e ci permettono di regolare l'avanzamento del filo e la potenza che diamo alla macchina. Sulla parte bassa è riportata una tabella con le impostazioni da dare alla macchina in linea di massima, secondo i criteri, diciamo, più adatti per saldare. Come vedete abbiamo un range molto ampio, possiamo gestire l'avanzamento del filo quando lavoriamo a 120 A, quindi da 85 a 120 A, con una velocità che va da 5 a 10, quindi è abbastanza ampio. Possiamo decidere noi, in base al materiale sul quale stiamo lavorando e in base allo spessore, al diametro del filo che utilizziamo, che potenza e che velocità di avanzamento dare al filo, quindi regolarla a piacimento, comunque in base alle nostre esigenze e in base soprattutto alla nostra esperienza e bravura nel saldare. Quindi adesso faremo due prove basandoci sia su quello che ho riportato sulla tabella che su quello che eventualmente mi sento nella mia scarsissima esperienza di correggere e quindi adattare eventualmente alla saldatura. Allora, già abbiamo messo la prima parte del filo animato, perché la macchina, diciamo, abbiamo già detto, è senza gas. Questa è la torcia, accendo la macchina, premo il tasto e attendo che il filo venga poi espulso dalla parte frontale, quindi dall'ugello. Ok, questa è la torcia già pronta per lavorare. Adesso preparerò il piano di lavoro e faremo le prime prove di saldatura. E allora ci siamo quasi. E questi sono due pezzi di metallo da 3 mm e mezzo. Questa è la torcia già praticamente pronta per lavorare. Metto un pochettino di antispruzzo
di questo vi lascerò poi il link in descrizione. Serve ad evitare che gli spruzzi, gli schizzi della saldatrice a filo vadano ad attaccarsi un po' dappertutto. E allora farò una prima parte dell'inquadratura senza il vetrino davanti, dopodiché metterò il vetrino e vedremo il comportamento della macchina. Allora la imposto a C, quindi 60-100 A, e la rotella di avanzamento del filo, quindi la metto a 5 e vediamo come va. E allora riduco la velocità o aumento gli ampere. Ho ridotto un po' la velocità e ho aumentato gli ampere. Quindi, dato questi due punti di saldatura, ridurrei ancora la velocità del filo, do una spazzolata ok, dopodiché procedo con la saldatura tirando verso di me. Come vedete la saldatura, a parte gli schizzi che si sono formati, è migliore. Allora provo dalla parte interna e vediamo. Aumento, metto ad F, aumento poco poco lo scorrimento del filo, vediamo. Ok, da questa parte mi sembra che sia riuscito molto meglio. Ho regolato la macchina secondo quello che io ritengo migliore come parametri. Ancora è molto caldo, però la saldatura è venuta molto meglio. Proviamo a saldare ora due pezzi di metallo da 4 mm e metterò il vetrino oscurato davanti all'obiettivo. E allora ho messo il vetro oscurato davanti all'obiettivo e vediamo se riesco a fare un'inquadratura del movimento che fa la torcia durante la saldatura. Ok, tolgo il vetrino e questa è la saldatura che ho ottenuto, che a mio avviso non è malaccio.
regolo la messa a fuoco. Proviamo dalla parte opposta dello stesso pezzo che ho già saldato, metterò il vetrino davanti e vedremo di nuovo il movimento. E allora, spero che sia abbastanza centrato, però voglio provarlo invece con un amperaggio da 85 a 120 con velocità sempre che vada da 5 a 10, quindi secondo me una velocità da 6 potrebbe andare bene. Proviamo. Comunque era abbastanza veloce, secondo me si potrebbe ridurre ancora un po' la velocità. Aspettiamo che si raffreddi per bene e verifichiamo poi. Ah, ho dimenticato a togliere il vetrino, scusa. Allora, scusate. Era abbastanza veloce, stavo dicendo poco fa, però appena si raffredda lo guardiamo bene, lo mettiamo pure qua, vediamo se l'altro pezzo che ho saldato poco fa si è raffreddato. Sì. Allora, la prima parte della saldatura, quando ancora stavo facendo le prove, non è venuta per niente bene. La parte interna è migliorato leggermente la qualità della saldatura perché ho regolato amperaggio e velocità. Questo è l'ultimo che ho saldato e mi sembra sia già superiore come qualità. Adesso voglio spingermi un po' oltre e saldare questi pezzi da 14 mm di ferro nero, quindi la velocità la lascio invariata. Non è semplicissimo. Ok, perfetto. Allora, velocità sempre su 6, amperaggio massimo, proseguiamo. E allora, vediamo anche questo. Insomma, da questa parte non mi è riuscito, quindi lo giro e provo da quest'altra. Da quest'altra parte è andata molto meglio. Tra l'altro durante questi video, oltre a essere poco bravo a saldare, c'è anche il fatto che bisogna posizionarsi male per agevolare l'inquadratura, quindi spesso non si vede bene quello che si sta facendo, però c'è un abisso tra la seconda saldatura e la prima. Adesso lo pulirò per bene con la smerigliatrice, così vediamo l'effetto finale con il metallo pulito.
E allora, guardando le saldature da pulite, sicuramente si vede che la potenzialità della macchina c'è, riesce ad andare comunque in profondità, riesce a, ecco così si vede meglio, riesce ad avere una potenza adeguata ad eseguire delle buone saldature. Poi sta, come abbiamo sempre detto, alla mano di chi salda, però si vede che la macchina non ha avuto difficoltà. Questa sul pezzo da 14 mm, questi pezzi invece sono rispettivamente da 3 mm e mezzo, questo con questa saldatura che secondo me non è fantastica, non è dritta, però è una saldatura quasi omogenea che potrebbe andare bene. Da questa parte c'è un foro nella saldatura, però questo me lo dovete perdonare vista la mia poca esperienza. Questo invece è il pezzo da 4 mm e mezzo con il quale secondo me è andata meglio, una saldatura che non è eccellente, però comunque è riuscito a dare una buona saldatura secondo me. Anche qua mi ritengo relativamente soddisfatto di questa saldatura. E allora, ragazzi, cosa dire di questa saldatrice? Secondo me va bene. È una saldatrice che permette di fare dei cordoni di saldatura che non sono sicuramente eccellenti, non sono i migliori che abbiamo visto sul web, però sono dei cordoni che permettono di unire bene dei pezzi di metallo. Ovviamente più è bravo chi salda, più la saldatura riesce bene. Voi sapete che io sulla saldatura non sono sicuramente il mago della saldatura, però per il pubblico a cui è destinata questa saldatrice, quindi gli hobbisti, una saldatrice di questo tipo, che poi ovviamente va pulita, va smerigliata, e permette di mantenere uniti i pezzi, che sicuramente non saranno dei pezzi soggetti a sostenere dei carichi elevati, perché se facciamo dei lavori di quel tipo sicuramente non siamo hobbisti, siamo professionisti, e questa macchina non la compriamo. Questa la compriamo solamente se dobbiamo fare dei lavoretti, e come vedete sul metallo da 3 mm e mezzo riesce ad unire perfettamente. Su questa parte c'è un foro, ho fatto uno dei miei tanti errori durante la saldatura, però comunque l'ho unito perfettamente. Sul pezzo invece, sui due pezzi da 14 mm, è andato secondo me alla profondità giusta, è riuscito a ottenere nel secondo tentativo di saldatura un cordone che non era eccellente, che però permette comunque al metallo di rimanere unito. Come vedete qua c'è una saldatura che, ecco, che non è il massimo. Da questa parte è riuscito bruttissimo perché è stato il primo tentativo e non mi ricordo se era la velocità del filo o l'amperaggio che non andava bene. Da questa parte invece ho corretto ed è riuscita ad andare pure, secondo me, alla profondità giusta. Poi ovviamente, ripeto, è difficile che un hobbista saldi del metallo da 14 mm, in quel caso non siamo più hobbisti, stiamo facendo qualcos'altro che magari non ci compete, non compriamo una macchina del genere per la prima volta, ci mettiamo a fare un lavoro con questi spessori, perché vuol dire che è un lavoro importante, è un lavoro che va fatto da persona che anche se riesce a ottenere dei buoni cordoni di saldatura, sicuramente deve tenere conto di tanti dettagli durante la realizzazione di una struttura, quindi la robustezza del metallo e tante altre cose per le quali io vi consiglio di non avventurarvi, soprattutto se c'è il rischio che qualcuno possa farsi male. E allora, ripeto, questi cordoni di saldatura per me sono dei cordoni di saldatura che permettono ad un hobbista di poter lavorare serenamente, passarsi qualche piacere con una macchina che costa solamente 90 euro. Questo è il pezzo che penso sia riuscito meglio, è da 4 mm e mezzo e sia da una parte che dall'altra. Diciamo che i cordoni sono relativamente soddisfacenti. Questo invece è stato il primo tentativo, la parte interna già andava meglio. Va bene, detto questo vi saluto, vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo, vi do appuntamento alle prossime recensioni, ai prossimi tutorial, ai prossimi video comunque che carico nel mio canale.
Vi ringrazio di aver visto questo video fino in fondo e vi invito a mettere mi piace allo stesso, cliccando sul pollice in su. Vi ricordo pure di iscrivervi al canale e attivare le notifiche cliccando sulla campanella qua giù. Detto questo, quindi vi saluto davvero, ai prossimi appuntamenti. Ciao da Riccardo.